Dai che oggi li portiamo in vita la bici titanica. Pedalini. Tac, fatto. Portina davanti. Tac, fatto anche questo. Manca solo la sella. Seat clamp. C'è. Sella con reggisella. Ma no. Ma non è possibile. Ogni volta sta storia dei tubi che hanno le misure diverse. Ma tu dimmi se non è possibile che ancora nel 2020 dobbiamo fare reggisella di 600 misure. Ufficialmente in sbatti, cioè, vediamo un po' il reggisella. Reggisella minimo 50 euro partono, poi se ne prendi uno leggero lasciamo perdere. Vediamo gli adattatori. Con 20 euro te la cavi, sì. Però non c'è la misura che mi serve. 25-4-31,6 era difficilissimo da trovare. Ci vorrebbe proprio un adattatore della mia misura custom. Avere subito così al volo. Fammi chiamare Conco. Pronto? Sì, pronto, ciao boss, com'è? Ma sto aprendo il calendario dell'avvento che sono un po' in ritardo. Perfetto, guarda, di quello che fai non ce ne frega niente a nessuno. Ascolta, c'ho un problema. Devo montare una reggisella su un telaio, però c'hanno le misure diverse. Ci vorrebbe un adattatore. Tu potresti fare qualcosa per me? Va bene, ma ascolta, non possiamo fare un'altra volta che sto finendo di attaccare il mio dinosauro al muro? Proprio oggi? Quindi? Va bene, dai, allora finisco di mettere gli ultimi caschi alle papere e puoi venire qua, dai. Va bene? Ecco qua. Dai, ci vediamo dopo. Perfetto, ottimo. 5 minuti arrivo, dai, ciao. Salve, buon uomo. Abbiamo un problema gravissimo. Cosa è successo? Guarda qui, c'è un casino, allora fammi tirare fuori la baracca qua. Cioè, scusa, guarda qui. Allora, vedi qui? Continuano a fare tubi diversi e reggisella diversi. Poi mi arrivi lì e non va mai bene, devi sempre buttarlo via e comprare un nuovo. Possiamo fare qualcosa? Sì, facciamo un pezzo stampato in 3D. Perfetto, grande! Andiamo nell'ufficio di Conco a vedere cosa succede. Buonasera, lui è l'aiutante. Buonasera, molto piacere. Allora, cosa succede qua? Guarda che attrezzaggio. Questo è il programma della stampante. Questo qui è il piano, c'è una tastatura del piano per vedere se sia tutto a livello e nel caso correggerlo prima della partenza. Adesso chiudiamo tutto e disegniamo il pezzo che vuole Diego. Perfetto, arrivo. Eccoci qui adesso, secondo mie direttive Lorenzo farà tutto quello che gli dico perché in questo momento è il mio schiavo personale. Quindi tutto quello che devi fare è farmi questo cavolo di adattatore diametro interno 25,4, diametro esterno 31,6. Adesso cominciamo con fare il disegno in 3D al computer secondo le misure che ci ha dato Diego. Dopo faccio 2-3 push up così per riempire il tempo e poi andiamo. Perfetto, procediamo. Quanto ci vuole? 1 minuto e mezzo. Dai. Sto aspettando. Dai che non andrà a finire di montare la bici. Su. Presto. Presto. Adesso disegniamo il pezzo di Diego. Partiamo col fare qualche bel cerchietto. Magari anche delle dimensioni giuste che ci ha chiesto lui. Abbiamo disegnato il diametro interno 25,4, il diametro esterno 31,6. Andiamo a disegnare anche la battuta, altrimenti ci cade dentro tutto nel canotto del telaio. Ecco qua. Adesso lo trasformiamo in un disegno in 3D, quindi la battuta la facciamo alta 2. Tutto il canotto lo andiamo a fare alto 60, così non si capisce tanto, quindi lo coloriamo un pochino, anche se sono daltonico, grigio, così vedo bene anch'io. Che bello! Ma è pieno questo tubo però. Adesso lo andiamo a scaricare, non abbia fretta, lasci fare. Ma io faccio le domande perché io non so, io non Lasci capisco. fare. No, adesso è vuoto, adesso è proprio un bel tubetto. Comincia a somigliare a un adattatore. Esatto. Gli facciamo anche la tacca in modo che questo si possa comprimere quando andiamo a tirare la vite del telaio. Guarda che bello. Ah, è stato così facile? Sì. Però. Adesso per renderlo un po' più difficile, per far finta che qua lavoriamo anche, gli facciamo un po' di smussettini, un po' di robe.
Giusto perché così si infila meglio. Sì, sì, sì. Fondamentale che si infili. Uno smussino qui, giusto per riempire il tempo. Ecco qua, guarda che bello. Ok, il pezzo è finito. Questo è il nostro pezzo. Bello, eh? Bellissimo. Adesso dobbiamo metterlo nel programma della stampante. Quindi da qui lo esportiamo e passiamo di qui. Robe da scienziati pazzi queste. Se guardate carino. bene riconoscete anche il piano della stampante, giusto per avere qualcosa di familiare. Abbiamo posizionato qui il nostro pezzo, eccolo qua. Gli diciamo di prepararlo per la stampa e questo è quello che noi andremo ad avere. Dovrà succedere questo ma al rovescio, quindi così. Tempo 40 minuti, abbiamo il nostro pezzo. Quindi adesso è ora di scendere. Scendiamo. Vai. Adesso tutto questo non c'entra con la stampa 3D, è giusto per il video. Esatto. Però la GoPro abbiamo- per fare un mega timelapse. Questa è la stampante, questo è il pannello di controllo. Adesso l'abbiamo stoppata un attimo per piazzare tutto. Premeremo play e lei comincerà a stampare. Giusto? Certo. Facci partire il motorino qui. Subito, tranquillo. Adesso ho fatto un anello attorno per scaricare un po' di materiale in eccesso e ora comincia la costruzione del pezzo. Il primo piano lo fa abbastanza lentamente per essere sicuro che aderisca al piano e poi andrà a cannone. Ora io, come tutti i pezzi che faccio, mi metto qui e lo guardo tutto finché non ha finito. Quanto tempo ci vuole? 40 minuti. Perfetto, ci vediamo dopo, io devo mangiare. Ciao! Oh, come procede? Tutto secondo il programma. Quant'è? Siamo al 50%. Fantastico. Stai lì, eh? Sì, sì. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding. Come siamo messi? Quasi finito. 99. 100. Oh, ottimo! Vediamo un pochettino, scusa. Attenzione. Spatolina della vita. E stacchiamo il pezzo. Ecco qua. Cacchete. Adesso andiamo a provarlo. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. All the pictures, dimensions, I know what you did, I mean it. Proviamo. Allora abbiamo fatto questo adattatore che è una bussola in ABS stampato in 3D. Adesso andiamo a montarla sulla sella che ha il canotto da 25,4 e vediamo se si adatta al telaio che è 31,6. Oh! A posto! Ma calza a pennello! Adesso ci vado io, guarda. Che missile! Perfetto ragazzi, ringraziamo zio Conco che ci ha sistemato il problema del reggisella, così almeno la smettiamo di comprare una reggisella ogni anno. Vi ricordo che potete trovare gli adattori per reggisella di tutte le misure necessarie di questo pianeta sul mio shop online, trovate il link sotto in descrizione. Inoltre potete trovare anche mount GoPro, quindi snoda 90 gradi, il mount giraffa, non mi ricordo cosa c'è ancora, Mount verticale. mount verticale, la chiavetta per stringere le viti GoPro, però Conco può fare di più. Possiamo fare tutto quello che volete, basta che mi mandate una mail e noi ve lo faremo, stamperemo. Perfetto, allora ci vediamo al prossimo video, martedì prossimo, tante care cose, salutami i tuoi, tanti auguri, ciao! Ciao! Awesome!